Apriamo la nuova rassegna con un triplo aggiornamento regolatorio da ECHA, l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, che questa settimana ha pubblicato 3 novità importanti per chi formula e vende prodotti cosmetici in Europa. La prima riguarda il prossimo progetto di enforcement europeo su scala UE REF16 che verificherà la conformità dei prodotti alle restrizioni sulle sostanze pericolose previste dalla legislazione chimica europea. Quindi ispezioni previste per il 2028, report nel 2029. Per la prima volta i controlli includeranno sistematicamente le vendite online in cooperazione con il Digital Services Act, risposta alle frequenti non conformità riscontrate in passato, soprattutto nei prodotti importati e venduti online. Particolarmente rilevante per la cosmetica il nuovo progetto pilota su tatuaggi e trucco permanente. Le ispezioni verificheranno la presenza di sostanze pericolose oltre le soglie consentite e la correttezza dell'etichettatura. Inizio ispezioni previsto per il 2027, lanciata anche la prima Rapid Enforcement Initiative REI 1 per le aziende che non hanno aggiornato i dossier di registrazione con la classificazione armonizzata. La seconda novità riguarda la ricerca scientifica regolatoria. ECHA ha pubblicato l'aggiornamento del suo Key Areas of Regulatory Challenge Report, identificando 3 nuove aree prioritarie di ricerca. Gli impatti ambientali delle sostanze chimiche a livello ecosistemico, la mobilità delle sostanze persistenti nei sistemi idrici e la resistenza ai biocidi. 3 temi che anticiperanno le prossime decisioni regolatorie europee sulla sicurezza chimica. La terza novità è operativa e merita attenzione immediata. Da luglio 2026 ECHA inizierà a pubblicare i nomi delle aziende notificanti nell'inventario CEL, Classification and Labeling, ovvero l'inventario di classificazione ed etichettatura. Le aziende che vogliono mantenere la riservatezza del proprio nome devono presentare una richiesta entro il 30 giugno 2026, una scadenza imminente. I nomi saranno pubblicati per classificazione distinta e per sostanza nel nuovo database ECHA-Chem. Se la notifica è stata presentata da un gruppo di produttori o importatori, verrà pubblicato solo il nome del notificante che agisce per conto del gruppo. Per le aziende del settore cosmetico che notificano sostanze, il momento di agire, se necessario, è ora. La finestra per richiedere la confidenzialità si chiude a fine mese. Il messaggio complessivo è chiaro. ECHA si muove su 3 fronti simultaneamente. Più ispezioni, più ricerca scientifica e più trasparenza sulle notifiche aziendali. La sorveglianza europea si fa sempre più capillare, sistematica e trasparente. Continuiamo la rassegna con una notizia che ridefinisce l'approccio alla cura della pelle a lungo termine. Croda lancia Malvalin, un attivo botanico in attesa di brevetto che cambia prospettiva rispetto al classico anti-aging. Non correggere i segni già visibili, ma prevenire il deterioramento della struttura cutanea nel tempo. L'ingrediente è derivato dal frutto della malva cinese, Chinese Mallow, sviluppato e prodotto nel sito Croda in Francia. Con il 100% di origine naturale, secondo ISO 16128, il suo target dichiarato non è il consumatore che vuole correggere rughe già formate, ma i segmenti Gen Y e Gen Z, generazioni che vogliono mantenere la salute cutanea nel lungo periodo, prevenendo il problema prima che si manifesti. Il meccanismo d'azione è multi-target e agisce su 3 strati cutanei simultaneamente, ipoderma, derma ed epidermide, supportando i processi di rinnovamento naturale della pelle.
Una semplificazione formulativa importante, un solo ingrediente che lavora su tutta la profondità della struttura cutanea. I dati clinici dopo 28 giorni mostrano miglioramenti visibili in idratazione, rossore, texture cutanea e volume delle guance. Un parametro estetico molto interessante, poco trattato dagli attivi convenzionali. Studi avanzati di imaging 3D e eye tracking hanno inoltre mostrato un miglioramento dell'attrattività facciale percepita, una validazione che va oltre la biologia per toccare la percezione sociale della bellezza. Le certificazioni di sostenibilità sono complete: Cosmos approvato, vegano, certificato RSPO per il Palma sostenibile e Halal. Continuiamo la rassegna con una notizia dal mondo della scalp care sensibile. Mibel Biochemistry presenta dati clinici solidi su Pinoplex, un attivo già esistente che oggi conferma la sua efficacia con uno studio rigoroso e ben strutturato. Lo studio è randomizzato, controllato con placebo, il gold standard della validazione clinica, condotto su 14 giorni con 47 partecipanti dal profilo molto vario. Capelli lisci, ondulati e ricci, background etnici diversi, età comprese tra i 18 e i 72 anni. Tutti hanno seguito la stessa routine. Lavaggio seguito da una maschera massaggiata sul cuoio capelluto 3 volte a settimana, con o senza l'1% di Pinoplex. I risultati dopo solo 2 settimane sono precisi su 3 fronti. Primo, rinforzo della barriera del cuoio capelluto con una riduzione della perdita d'acqua trans epidermica del 21%, indicando una pelle del cuoio capelluto più capace di trattenere umidità e più resiliente agli irritanti esterni. Secondo, miglioramento della lucentezza dei capelli con un aumento misurato del 28% rispetto al placebo, una differenza statisticamente significativa. Terzo, riduzione visibile del rossore e dell'irritazione del cuoio capelluto, confermata attraverso imaging con microcamera. I dati riportati dalle partecipanti rafforzano questi risultati strumentali. Quasi tutte hanno riportato capelli più lucenti e un cuoio capelluto significativamente meno sensibile. Il dato più forte: il 100% delle utilizzatrici ha valutato Pinoplex come una soluzione efficace per le proprie esigenze di capelli e cuoio capelluto. Chiudiamo la rassegna con un aggiornamento che dà seguito concreto ad una notizia che avevamo già raccontato. Il percorso europeo verso l'eliminazione dei test sugli animali. ECA ha ospitato il primo incontro della sua Collaborative Platform on Alternatives to Animal Testing, piattaforma collaborativa che avevamo annunciato nelle rassegne precedenti. All'incontro hanno partecipato Stati membri, Commissione europea, agenzie UE, industria e partnership pubblico-private, un tavolo ampio per definire le priorità e rafforzare la cooperazione sui metodi alternativi alla sperimentazione animale. Il punto chiave emerso: serve uno scambio di informazioni strutturato e continuo per evitare duplicazioni di sforzi tra le numerose iniziative già in corso in Europa. Sono state identificate 4 aree prioritarie per il programma di lavoro dei prossimi 2 anni. La prima sono i QSAR, modelli in silico, per promuovere l'uso regolatorio di metodi computazionali partendo dalla tossicità orale acuta con criteri di performance chiari per la valutazione del pericolo. La seconda è la tossicocinetica in vitro per sviluppare approcci armonizzati nell'uso di questi dati e allineare le aspettative scientifiche e regolatorie. La terza sono le omiche, ovvero tecnologie come trascrittomica e metabolomica per supportarne l'uso nell'identificazione e nel raggruppamento dei pericoli chimici attraverso linee guida e casi studio.
La quarta riguarda le NAM, New Approach Methodologies, per nanomateriali e materiali avanzati, con l'obiettivo di creare approcci regolatori che valutino le proprietà specifiche di nanomateriali e ne permettono l'inclusione nelle strategie di test senza animali. Un passo concreto e strutturato verso un futuro regolatorio in cui la sicurezza chimica si valuta sempre più con scienza computazionale e sempre meno con sperimentazione animale. Queste sono le notizie di oggi dal mondo della formulazione cosmetica, 4 aggiornamenti che spaziano dalla sorveglianza regolatoria europea a un attivo botanico che ridefinisce l'anti-aging preventivo, da dati clinici solidi sulla scalp care sensibile fino ai primi passi concreti verso un futuro senza test sugli animali. La cosmetica professionale si muove su più fronti contemporaneamente, normativa, scienza e innovazione avanzano insieme. Seguirle tutte è il nostro lavoro.